cuore di un bosco avvolto dal mistero, sorge il castello di Gropparello, un antico scrigno di leggende e spettri che danzano tra le sue mura millenarie. In questo video scopriremo proprio tutto sulla storia agghiacciante circa le origini delle apparizioni e sui misteri che ancora lo avvolgono. Sei pronto? Allora iniziamo. La leggenda del castello di Gropparello ruota attorno alla tragica storia di Rosania Fulgosio, una bellissima ragazza che visse alla fine del 1200. Rosania era la consorte del feudatario del castello, Pietrone da Cagnano. Il loro matrimonio non era stato dettato dall'amore, ma da ragioni economiche e politiche. Tuttavia si vociferava che Pietrone fosse sinceramente innamorato della giovane donna. Rosania però non ricambiava i sentimenti di Pietrone. Era innamorata di Lancillotto Anguissola, un giovane capitano di Ventura. I genitori di Rosania avevano costretto la figlia a rompere il fidanzamento che ella aveva segretamente contratto con Lancillotto, considerato un partito inadatto per via del suo essere un mercenario al soldo del nemico. Un giorno, mentre Pietrone era lontano dal castello per partecipare con le sue truppe a qualche azione militare, il castello venne attaccato da milizie avversarie, condotte dal giovane Lancillotto Anguissola. Il castello cadde dopo una strenua difesa ed il vincitore minacciò severe rappresaglie. La giovane castellana si gettò ai suoi piedi, intercedendo per la vita dei vinti. I due si riconoscono e l'antico amore si ridesta. Così quella notte Rosania viene meno ai suoi doveri di sposa. Successivamente, Lancillotto, richiamato da altre imprese militari, lasciò il castello con i suoi soldati. Al ritorno di Pietrone, una sua fedele fantesca di nome Verzuvia lo informò del tradimento della moglie. Pietrone, furioso e geloso, decise di punire Rosania nel peggiore dei modi. Con il pretesto di costruirsi un nascondiglio sicuro in caso di pericolo, fece scavare un antro nella viva roccia sotto le fondamenta del castello. Poi, una notte, allontanati tutti i possibili testimoni, addormentò con un vino drogato la giovane moglie e la rinchiuse nell'antro. L'entrata della camera maledetta venne murata e nascosta accuratamente, condannando Rosania ad una morte orribile. Prima di proseguire, se non lo hai ancora fatto, che ne dici di darmi una mano a far crescere questo canale? Ti basta iscriverti. Che ne dici? Grazie per il tuo aiuto. Adesso continuiamo con la storia. Pietrone, con l'anima spezzata per l'uccisione di Rosania, la sua amata consorte, non riusciva a perdonare se stesso. In un acceso stato d'ira, accusò Verzuvia di essere responsabile della morte di Rosania e la colpì a morte, gettando poi il suo corpo nelle gole del torrente Verzeno, dove fu scoperto poco dopo. Forse spaventato da una possibile vendetta o divorato dal rimorso, Pietrone, indossando l'armatura, salì a cavallo, impugnò la spada e si lanciò nel burrone del castello, trovando la morte sulle rocce del precipizio. Il castello di Gropparello, sede di molte guerre e battaglie, è leggendariamente infestato da numerosi spiriti. Gli spettri dei soldati piacentini e di altri militi sconosciuti si dice infestino le mura di questa roccaforte nel cuore del bosco. Le anime di Verzuvia e Pietrone da Cagnano sono raccontate come irrequiete, incapaci di trovare pace nel castello. Una delle presunte apparizioni più note è quella di Rosania Fulgosio. Nonostante le ricerche, nessuno è mai riuscito a individuare la stanza in cui Rosania ha perso la vita. Tuttavia, sotto l'antica cantina, testimoni hanno dichiarato di aver visto la presunta apparizione della Dama Bianca, figura evanescente di una giovane donna con il volto coperto da un velo, a girarsi per le stanze del maniero. Un gruppo di ospiti alla Torre del Barbagianni ha riferito di essere stato svegliato nel cuore della notte da un pianto sommesso e di aver visto la Dama Bianca nel cortile, inginocchiata mentre recitava una preghiera, scomparendo poco dopo. Un'altra testimonianza descrive delle impronte di piedi nudi che sono apparse sul pavimento bagnato mentre una donna lavava una delle sale. La leggenda narra che durante le tempeste, dalla torre del castello si sentano grida femminili, i lamenti di Rosania intrappolata nella sua tomba di pietra, implorante aiuto e vendetta.
Se ti piacciono le storie sui castelli infestati, allora ecco il prossimo video che devi vedere.